Io ho cercato di darti una mano, ma se tu chiedi la reclusione, io presento una richiesta di proscioglimento. Ma non lo otterrai. Sì che lo otterrò. E se sarà respinta, presenterò una mozione in limine per ottenere un esame giudiziale degli elementi di prova e poi l'annullamento della custodia cautelare in attesa del giudizio. E tu passerai 3 mesi a perdere la vista sulle scartoffie solo perché un sottocapo segnalatore si è fumato un etto di origano. Scusatemi, desolato per il ritardo. Danny, so benissimo che non hai una buona scusa, quindi non ti costringerò ad inventarne una pessima. Grazie, signore. Tenente, da quanto tempo è in marina? Quasi 9 mesi ormai. E da quanto è uscito dalla facoltà di legge? Un po' più di un anno. Capisco. Ho fatto qualcosa di male? No. Quando ho chiesto al comando di divisione di assegnare un legale, speravo che sarei stata presa sul serio. Non mi sono offeso, se le fosse venuto il dubbio. È mai entrato in un tribunale? Una volta mi sospesero la patente di guida. Danny. Da quel che ho capito, se questo caso va in aula, non gli servirà un avvocato, ma un prete. No, gli ci vuole un avvocato. Tenente, a lei dispiacerebbe molto se io raccomandassi al suo superiore di assegnare un altro legale? Perché? Perché non la ritengo all'altezza di sostenere la difesa. Ma se nemmeno mi conosce. Normalmente ci mettono qualche ora a scoprire che non sono all'altezza di sostenere una difesa. Se pensa di gestire questa causa alla maniera di un fast food, di un megastore o di un mercato delle pulci, come gestisce tutto il resto della sua vita, qualche elemento verrà trascurato. E io non adempirei ai miei doveri se lasciassi Dawson e Down in prigione più del tempo necessario solo perché il loro difensore ha scelto la linea di minor resistenza. Accidenti. Sono sessualmente eccitato, comandante. Trasforma l'informazione in munizione, scrive Robert McKee, grande teorico di sceneggiatura. Le parole in un testo lo allungano, rendono la fruizione difficile e, ancora peggio, noiosa. Quindi lo sceneggiatore ha il delicato compito di fornire allo spettatore le informazioni delle quali ha bisogno per capire il film e interpretare l'arco di trasformazione dei personaggi, ma di farlo usando il numero minimo di parole necessario e fare affidamento sulla capacità dello spettatore di intuire ciò che lo sceneggiatore lascia implicito. Chi di voi è un habitué di questo canale sa, perché ne abbiamo parlato tante volte, che Codice d'Onore, oltre a essere uno dei miei film preferiti, è un esempio eccezionale dell'uso di molte tecniche di scrittura creativa. Ebbene, nel video di oggi andiamo ad analizzare la presentazione del protagonista di questo capolavoro del cinema giudiziario, ovvero il giovane avvocato Daniel Caffe, e in particolare vedremo come lo sceneggiatore Aaron Sorkin camuffa l'informazione riguardo al passato del protagonista attraverso il conflitto. Nelle scene che andremo ad analizzare in breve vedremo come Sorkin ci racconta il contesto dal quale Caffe proviene, qual è il suo modus operandi in ambito professionale e ci dà anche informazioni riguardo al suo carattere proprio dal punto di vista personale, inserendo tutte queste informazioni all'interno di una dinamica di relazione e di confronto tra lo stesso protagonista e altri personaggi del film, mantenendo quindi alto il conflitto e alta anche l'attenzione dello spettatore. Conosciamo Caffe mentre gioca a baseball e viene interpellato da un rappresentante della Marina Militare degli Stati Uniti d'America circa il caso del proprio cliente. Apprendiamo che Caffe ha rimandato una riunione durante la quale si sarebbe dovuto decidere il destino del proprio cliente e ora questo rappresentante della Marina Militare sta minacciando di incriminare il cliente di Caffe, impiccandolo al pennone più alto, come gli dice, chiedendo per lui una detenzione, un periodo di detenzione di 30 giorni e il risarcimento finanziario, monetario, diciamo, dei danni. Qual è l'accusa? Il possesso durante l'orario di servizio di origano per un valore complessivo di 10 centesimi, origano che il cliente di Caffe pensava che fosse marijuana. Caffe a questo punto mette in guardia il proprio collega dicendo che se l'accusa, il collega quindi dovesse chiedere la detenzione per il cliente di Caffe, Caffe chiederà il proscioglimento del caso del proprio cliente e l'analisi delle prove d'accusa per l'annullamento della custodia cautelare in attesa del giudizio finale, riempiendo quindi l'accusa di scartoffie e burocrazia. La scena si conclude con la negoziazione tra Caffe e il collega, rimasto interdetto davanti alla minaccia di tanta burocrazia, negoziazione che vede il nostro protagonista trionfare spavaldo e continuare allegramente la propria partita di baseball.
La scena si sposta poi in una sala riunione, una riunione durante la quale a Caffey viene affidato il caso della difesa di due Marines, Dawson e Downey, che come sappiamo sono stati accusati dell'omicidio di un commilitone soldato Santiago nella base di Guantanamo a Cuba. E dalle scene precedenti sappiamo anche essere un caso semplice, relativamente rapido, ma soprattutto un caso da affidare a un avvocato superficiale, un avvocato che non si farà tanti problemi e che non tratterà il caso con eccessivo zelo e non andrà a scavare in profondità delle cose. Il nostro protagonista si presenta in ritardo alla riunione, capiamo dal contesto che non è la prima volta che questo succede, è una consuetudine, un'abitudine del protagonista di presentarsi in ritardo. Anche durante la riunione non dimostra particolare interesse né conoscenze riguardo al caso di Dawson e Downey, tant'è che non ha nemmeno con sé una penna per prendere appunti. Insomma, agli occhi dei suoi superiori, Caffey è esattamente il tipo di avvocato che stavano cercando per il caso di Cuba, un avvocato pigro, superficiale e senza esperienza. La sequenza introduttiva del protagonista si sposta poi nell'ufficio del tenente comandante John Galloway, responsabile dell'operato del protagonista nel caso della difesa dei due Marines Dawson e Downey a Cuba. Capiamo immediatamente che a Galloway interessa come priorità assoluta provare l'innocenza dei due Marines che, come sappiamo da una scena precedente, secondo lei hanno ricevuto l'ordine di praticare un codice rosso, cioè l'ordine impartito da un loro superiore in comando, nella linea di comando dell'esercito, di dare una lezione a un commilitone, in questo caso soldato Santiago, per lo scarso rendimento ottenuto nelle prove di addestramento. Altra cosa che notiamo di Galloway è lo zelo, la precisione, l'attenzione ai dettagli, tant'è che durante la conversazione porge a Caffey un cestino dove buttare il torsolo della mela che lui così con noncuranza stava mangiando davanti a un proprio superiore, e l'intolleranza appunto da parte di Galloway di tutto ciò che non corrisponde a queste caratteristiche, quindi la pigrizia, la superficialità, tutte caratteristiche che come abbiamo visto fanno parte intrinseca quasi del personaggio del protagonista di Caffey, almeno in questa fase iniziale della storia. La scena si conclude con un monito, un avvertimento, una raccomandazione più che altro da parte di Galloway a Caffey di non fare lo spiritoso laggiù durante il suo sopralluogo a Cuba, nella base di Guantanamo dove è avvenuto l'omicidio, il delitto, perché i Marines sono fanatici di essere Marines. Ecco che in solo 8 minuti di Caffey del protagonista sappiamo che è pigro, superficiale, non particolarmente ambizioso né interessato a fare carriera, che i suoi superiori lo sanno e proprio per questo gli hanno affidato il caso della difesa dei due Marines Dawson e Downey in modo che il caso venga risolto da Caffey in modo superficiale, in modo molto rapido, che i due imputati vengano condannati in modo così da evitare che l'intera catena di comando della base di Guantanamo a Cuba venga accusata di mettere in pratica il codice rosso. Ci manca però sapere di Caffey il contesto dal quale viene, cosa ha studiato, con quali valori è cresciuto e come è arrivato a essere avvocato. Aaron Sorkin ci illustra tutto ciò in una delle scene tra Galloway e Caffey più intense di tutto il film, proprio dal punto di vista del conflitto, soprattutto se consideriamo che i due ancora non si conoscono in questo momento del film, non si conoscono granché bene, o meglio, è Caffey a non conoscere Galloway. Lei lo interroga sullo stato dei suoi due clienti, ovvero Dawson e Downey, in carcere dalla mattina di quel giorno, mentre il loro avvocato sta fuori a bastonare una palla, ovvero a giocare a baseball, cosa che effettivamente Caffey sta facendo in quel momento. Galloway poi manifesta la propria intenzione di chiedere che venga assegnato un altro avvocato alla difesa dei due Marines per il caso di Cuba, sostenendo che Caffey secondo lei non è in grado di sostenere una difesa. Il nostro protagonista, lungi dal sentirsi offeso, dell'indignarsi per essere stato messo da parte,
Spavaldo scherza sul fatto che Galloway nemmeno lo conosce dopo tutto e normalmente i suoi superiori ci mettono un po' prima di capire che non è in grado di sostenere una difesa. Al che Galloway sfodera una conoscenza enciclopedica riguardo alla biografia del protagonista, con tanto di date, di luogo di nascita, di università nella quale ha studiato e di contesto familiare nel quale Cuff è cresciuto e si è formato, proprio anche dal punto di vista professionale. Riassumendo un po' le informazioni che Galloway vomita addosso a Cuff e che quindi rivela anche allo spettatore, apprendiamo che il protagonista si è laureato in legge ad Harvard, si è poi arruolato in marina per volere del padre, attualmente defunto ma in vita prestigioso procuratore federale, e ora sta ammazzando il tempo, come sostiene lei, in attesa di essere congedato e trovarsi un vero lavoro. Galloway poi promette di non riferire niente di tutto ciò ai superiori di Cuff, ma ribadisce anche con forza di essere determinata a far sì che Dawson e Downey, i due Marines che Cuff dovrebbe difendere, ricevano la miglior difesa possibile. Quindi ecco, per riallacciarci al discorso che facevamo all'inizio riguardo a camuffare l'informazione all'interno del conflitto e usare anzi l'informazione come munizione per alimentare il conflitto stesso, ecco che questa scena esemplifica questo concetto in modo magistrale, proprio perché Sorkin nasconde tutte le informazioni riguardo al contesto psicologico, professionale, familiare ed emotivo dal quale Cuff, il protagonista, viene, all'interno del conflitto tra il protagonista stesso e il suo superiore, tenente comandante Galloway, in un conflitto che dal punto di vista dell'intensità emotiva aumenta esponenzialmente. Alla fine di questa sequenza di presentazione del protagonista, di Cuff sappiamo da dove viene, sappiamo esattamente chi è, quali sono i suoi difetti, che quali aspetti del proprio carattere dovrà migliorare per maturare e crescere, sia da un punto di vista personale che professionale, e sappiamo anche quali sono le sfide che il protagonista dovrà affrontare. Anche per oggi è tutto, grazie per aver guardato. Come sempre, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti riguardo a storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Inoltre, se questo tipo di riflessioni, di analisi vi incuriosisce, vi stuzzica, vi intriga, vi invito a rimediare una copia del mio ultimo libro riguardo alla commedia romantica Pretty Woman, nel quale analizzo ed esamino l'intreccio narrativo e l'arco di trasformazione dei protagonisti. Vi lascio il link qui sotto al video in descrizione, nel primo commento, e noi ci vediamo nel prossimo video, sempre su questo canale per parlare di storytelling. Ciao!